Si può perdere un europeo così? Questo è quello che mi domando da domenica, quando ho visto lo svolgimento delle 3 main del campionato europeo 1.8 Buggy Eco. Ho pensato tantissimo se fare questo video in italiano, se farlo in inglese, se non farlo proprio, ma alla fine mi sono detto no, lo devo fare perché i miei pensieri, quello che io penso, l'ho sempre condiviso con voi iscritti del mio canale, con voi che guardate settimanalmente i miei video. È ovvio che un europeo così si può perdere, si può anche vincere un europeo così, non è la prima volta che accade un episodio controverso, ma a mio parere il discorso è molto più ampio. Mi metto a sedere e vi spiego meglio ciò che voglio dire, ma prima, per coloro che non hanno visto niente di questo campionato europeo, devo obbligatoriamente fare un minimo di cronaca. Quindi TQ per Bruno Coelho su X-Ray, parte con numero 2 Michał Orlowski, pilota polacco fortissimo con prototipo Schumacher, e numero 3 Burak Kilic, pilota turco che però corre sotto i colori della Germania. Sono tutti e tre piloti fortissimi. Burak ha vinto il warm up e si comincia così le finali. Nella prima finale non c'è molto da dire, se non che è stata una gara veramente spettacolare. Si sono scannati dal primo all'ultimo giro e si conclude dopo una lotta serrata con Burak che prende la prima posizione, con Orlowski che lo segue a una manciata di decimi, e in terza posizione finisce Ronik. Nella seconda finale ovviamente ripartono con le posizioni acquisite nelle manche di qualifica, quindi di nuovo prima posizione Bruno che ha ancora tutto da giocarsi, l'europeo è apertissimo, seconda posizione Orlowski, terza posizione Kilic e quarto Ronik. Orlowski passa subito in testa, si mette a condurre, crea un buon gap e dietro nelle retrovie è lotta aperta. Verso metà gara Bruno e Burak sono in lotta serrata. Sfortunatamente Bruno sbaglia un salto arrivando leggermente lungo, la macchina si scompone poco prima del rettilineo e per una traiettoria a parer mio fortuita, la macchina di Burak ci finisce esattamente sopra e cappotta. Quindi qui episodio del tutto fortuito, però ovviamente Burak perde tantissime posizioni, rimane attardato intorno alla sesta posizione, riesce piano piano a recuperare ma non chiude meglio della quarta posizione. Vince la finale Orlowski seguito da Aaron e terzo Bruno. Quindi nell'ultima main si decide tutto l'esito del campionato europeo. Bruno non può più lottare per la vittoria perché ha un terzo e un quarto posto, e anche se vincesse Orlowski gli è già davanti con un primo e un secondo. Ronik lotta ancora per il titolo, ha un secondo e un terzo posto, quindi vincendo questa finale, se facesse una prestazione giri tempo migliore della migliore finale di Orlowski, potrebbe vincere il campionato europeo. Orlowski è quello messo probabilmente meglio di tutti perché ha un primo e un secondo e soltanto Burak può batterlo per punti facendo primo e quindi arrivando in prima posizione, così che avrebbe due primi, uno nella leg 1 e uno nella leg 3, oppure arrivando secondo perché Burak Kilic ha la miglior finale dei due ed ha un primo e un quarto, quindi arrivando primo vincerebbe senza bisogno di guardare la prestazione giri tempo della migliore finale, arrivando secondo ha attualmente la migliore prestazione, quindi vincerebbe anche arrivando in seconda posizione. Andiamo a vedere come è andata la gara e poi commentiamo. And off and away we go. Coelho, nice start from pole. Orlowski getting a good gap to Kilic. So it is regulation order from free. Ronik already on the back of Kilic.
Al primo giro Ronick sbaglia immediatamente e finisce nelle retrovie. Sarà costretta ad un grandissimo recupero che poi tra l'altro gli riuscirà. Già al giro 2 Burak Kilic passa Orlowski, si prende la seconda posizione e si mette all'inseguimento di Bruno, che sembra essere molto veloce in questa leg 3. Nel giro 3 Burak allunga un po' su Orlowski e dopo una breve lotta passa a Bruno sfruttando un'incertezza. Proprio sulla linea del traguardo del giro 3 Bruno sbaglia ancora e passa Orlowski. Quindi in questo momento ci troviamo con Burak Kilic in prima posizione e Orlowski in seconda posizione. In questo momento sarebbe campione europeo Burak Kilic con 2 primi. Da questo momento ovviamente Burak sembra per un po' continuare a tirare e poi inizia come a rallentare e a chiudere le traiettorie per cercare di non far passare in nessun modo Orlowski, che sembra invece molto veloce e molto intenzionato a passare. Al giro numero 9 Burak è molto lento nella curva in fondo al rettilineo principale e Orlowski quasi lo tampona in ingresso, poi anche in accelerazione sembra essere più veloce, lo tampona, ma nell'errore è lui a perderci perché viene superato da Bruno. Poche curve dopo Bruno lo fa subito ripassare, ormai non è più in lotta per il titolo, quindi non vuole in alcun modo essere di disturbo per il titolo europeo e lo dichiarerà anche nell'intervista post gara. E al giro numero 11 Orlowski in piena lotta tampona Burak Kilic in fondo al rettilineo, lo tampona, lo fa ribaltare, entrambi perdono veramente una valanga di posizioni. Correttamente Orlowski aspetta che il recupero metta sulle ruote entrambe le macchine e fa correttamente da regolamento passare Burak. Burak tenta una disperata rincorsa, Orlowski intanto si perde nelle retrovie e non riesce a chiudere meglio che in quarta posizione. Quindi perde il campionato europeo e attenzione, Bruno vince la finale e si porta in seconda posizione. Terza posizione chiude Kilic. Quindi Orlowski vince il titolo europeo. In seconda posizione si porta Bruno Coelho e terzo finisce Burak Kilic. Il contatto è regolare, il contatto è irregolare, non lo so. Io ho delle mie opinioni che se volete posso anche dichiarare, non ho assolutamente nessun tipo di problema, ma il discorso, come dicevo all'inizio, è ben più ampio. Burak in quell'episodio era stato condizionato da 2 saltellamenti della macchina, uno in ingresso rettilineo perché aveva provato a proteggere la traiettoria passando interno nel curvone prima del rettilineo, ha preso malamente una buca che c'è nel primo quarto del rettilineo e gli ha scomposto la macchina e quindi ha perso velocità sul rettilineo, ha preso un'altra buca che però prendeva quasi tutti i giri in fondo al rettilineo e ovviamente ragazzi mi metto nei panni di un pilota come Burak che non aveva mai vinto un campionato europeo, ovviamente anche l'emozione può giocare brutti scherzi, aveva un atteggiamento prudente e ha fatto la curva veramente molto più piano del solito. Orlowski poteva frenare per non prendere Burak? Probabilmente sì, probabilmente no, non lo so, non spetta a me giudicare questo tipo di avvenimenti. C'era la direzione gara, c'era un arbitro e come in tutti gli sport quando l'arbitro prende una decisione si può contestare, si può non essere d'accordo, può essere una cosa che la maggior parte delle volte è soggettiva, ma la decisione del referee bisogna sempre accettarla. Quindi non mi pronuncerò sul fatto che questo intervento sia o meno regolare. Io mi sono chiesto come questo intervento poteva essere evitato, ma non nella finale in questione, in generale, perché la domanda che io vi pongo è: se fosse stata la finale 1
ci sarebbe stato lo stesso quel contatto? Secondo me no. Non solo, se ci fosse stata una sola finale, ci sarebbe stato lo stesso quel contatto? Secondo me no, perché gli atteggiamenti quando si corre una finale secca sono nettamente diversi, o meglio, sono diversi a seconda delle situazioni. In quella situazione, con Bruno subito dietro, secondo me Orlowski sarebbe stato molto prudente. Quindi a cosa voglio arrivare? Qual è il ragionamento che voglio fare e per il quale ovviamente mi attirerò l'ira di tanti di voi? Che a mio parere il regolamento con le 3 finali sull'elettrico è profondamente sbagliato. Tutti voi mi direte sì, ma abbiamo sempre fatto così, è sempre stato in questo modo, il Touring una 10 è una vita che va avanti con questo regolamento e non ci sono mai stati problemi, però secondo la mia opinione questo regolamento porta a questo tipo di problemi, perché già il fatto che ci sia una finale di scarto ti porta ad avere una finale dove tu puoi sbagliare tutto quello che vuoi, che ha delle conseguenze positive per 1000 ragioni, ma ha delle conseguenze profondamente negative, perché chi non ha niente da perdere o chi, come in questa situazione, ha tutto da guadagnare, può comportarsi in modi diversi. Quindi il mio spunto di riflessione è: cambiamo questa cosa per vedere gare ancora più belle. Dovremmo pensare a qualcosa per il quale queste cose non succedano. E come ho detto, la singola finale potrebbe essere una soluzione magari più lunga. Oggi la tecnologia delle batterie è veramente ad alto livello, si riuscirebbe tranquillamente a fare una finale da 12, anche da 13 minuti, e chissà, probabilmente in futuro con lo sviluppo ancora maggiore delle celle delle nostre batterie potremmo arrivare anche a fare una finale da 15 minuti. La finale secca secondo me ha un fascino totalmente diverso, i comportamenti dei piloti sono molto diversi, perché ad esempio se il gruppo è molto sgranato si può fare una lotta serrata e i piloti a quel livello lo sanno, se il gruppo invece è molto compatto si è molto più prudenti e si rischia molto meno, e tutto questo ne va dello spettacolo, perché sinceramente penso che non sia stato bello neanche per Orlowski vincere un titolo del tutto meritato, ma in questo modo. Un'altra ipotesi che mi è venuta in mente è quella delle 2 finali. E voi mi direte, ok, ma non c'è più lo scarto. No, non c'è più lo scarto, però neanche nella finale della Nitro abbiamo lo scarto. Se a qualcuno succede qualcosa durante la finale, ahimè, si ferma. Quindi se la finale, gara 1 e gara 2, fossero sommate come giri tempo, sicuramente potremmo evitare questa cosa. Anche perché resta difficile fare calcoli durante la gara ai piloti coinvolti e ovviamente anche alla crew sotto al palco. Quindi potrebbe essere un qualcosa per far restare i piloti più prudenti, per far restare i piloti più sul pezzo, più concentrati, perché ovviamente secondo il mio parere l'atteggiamento di Orlowski era dettato dal fatto che aveva già un ottimo punteggio avendo fatto un primo e un secondo posto. Però questo video non era per commentare la gara, ma come sempre per fornire uno spunto di riflessione a tutti coloro che lo guardano, per trovare insieme soluzioni e che possano portare il bene a tutto ciò che riguarda il nostro mondo. Spero con questo video di avervi stimolato. Se non vi siete ancora iscritti a questo canale, ovviamente iscrivetevi. Se volete commentare "sono l'uomo più felice del mondo", mettete mi piace e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!